Gali, il nuovo idolo delle sinistre, è quello che dice siamo pieni di froci, era meglio se tornavamo a casa, è quello che dice riuscire a capire quanto sei attraverso l'ortografia virtuale è davvero sensazionale, oppure zio, ma se pensi di essere un e vuoi far vedere che stai in mezzo ai perché non canti in che fai solo figuracce? E tante altre cose. Lo racconta Riccardo Puglisi e è un filo più complessa di così, un filino tanto. Ne parliamo oggi, io sono Matteo Flora, mi occupo di reputazione digitale per lavoro e questa è una nuova puntata di Ciao Internet. Ciao Internet. Allora, partiamo dall'inizio, vi va? E partiamo dall'inizio con Riccardo Puglisi. Riccardo Puglisi, se non lo conoscete, professore di economia a Pavia, è ordinario di economia a Pavia, conosciuto perché spesso si muove all'interno di tutta una serie di ricerche, eccetera, della rete, e ne parliamo dopo, ok? Ieri si è concentrato su Gali e in una serie di tweet ha mostrato, rilanciando tutta una serie di contenuti non proprio, mettiamo inclusivi, non proprio da idolo, non proprio il massimo della vita. L'elenco dei tweet è abbastanza, devo dire la verità, imbarazzante. Ne ho recuperati un po' in una infografica che è passata in giro per la rete. Non so a chi l'ho rubata, perdonatemi, l'ho rubata a qualcuno, pensavo ci fosse il nome, ma non c'è. E quindi nuovo idolo delle sinistre che grida no al genocidio, stop al genocidio, in realtà non è un poi così una bella persona di facciata. Perché il discorso è un filino più complesso di così e mi piacerebbe sviscerarlo assieme, perché sennò avete i tweet di Salvini da vedere. E lo facciamo passo a passo partendo da perché di Puglisi. Perché Puglisi, Riccardo, fa una cosa del genere? E potremmo dire perché io e lui abbiamo tanta invidia dei capelli di Gali, e sarebbe probabilmente vero. Potremmo anche dire perché Riccardo Puglisi è più filo israeliano che filo palestinese, e potrebbe starci. Il discorso però è un filo più radicato di così e ha a che fare con il concetto di liste di proscrizione, cioè quelle liste che una parte politica fa rispetto a una serie di candidati, una serie di persone, eccetera. Le liste di proscrizione sono un tema abbastanza sentito da Puglisi, perché qualche tempo fa Stagnaro e Puglisi furono oggetto di un tentativo, un appello per far cacciare loro due direttamente dai ruoli governativi che avevano in quel momento. Fu una brutta letteraccia, devo dire la verità. Fu un brutto momento proprio rispetto alla discriminazione di queste due persone che all'epoca erano consulenti, e l'idea di base era il fatto che fossero membri di think tank ultraliberisti, e questa cosa Puglisi non l'ha giustamente mandata giù. Il metodo che ha utilizzato da quel momento in poi, perché lo seguo da un po' di anni, è un figo differente. Non è tanto e allora, anche se può sembrare così, mi avete messo in una lista, adesso le creo anch'io. Ma l'idea di base è il fatto che dove esistono liste di proscrizione esistono da ambedue le fazioni e nessuno ne esce pulito. Questo vale in generale con l'atteggiamento di andare a fare quello che viene chiamato necroposting, cioè andare a recuperare post vecchi di chiunque. E poche persone ne escono pulite, magari dopo vediamo anche perché. Più che altro è una cosa bipartisan, non puoi dirmi questa volta vabbè ma era giovane, vabbè ma tu non hai mai fatto queste cose, a parte il fatto perché magari Puglisi non le ha mai scritti contenuti di quel tipo. Io credo che di vergognarmi non di quelli che ho scritto a 15 anni, ma quelli che ho scritto
6 mesi fa probabilmente. Ma l'idea di base è: una cosa del genere funziona o non funziona, o funziona da ambedue le parti. Funziona quando vai a cercare i vecchi post pro Orban e anti cambiamento climatico del padre di Ilaria Salis, o quando cerchi i post dell'avvocato di Filippo Turetta imbarazzanti, o quando durante la campagna vai a prendere i post di La Regina e di Serracino per andare a vedere come in realtà sono incandidabili ambedue. Vai a vedere, c'è addirittura chi si scusa dei post di qualche tempo fa, la stessa Giorgia Soleri, che si scusa per una serie di post razzisti, lei proprio che ha cambiato abbastanza punto di vista. O vale da ambedue, cioè vale anche quando tu torni indietro e vai a prendere i vecchi post con la scritta Dux o con il boia chi molla. Devo dire la verità, se deve valere per tutti, vale anche quando vai a recuperare le foto di Bignami in divisa nazista. Vale per Lampi, con i vecchi post di Pagliaruolo, vale, ne ho presi solo un po', e vale con Corsica, i post inneggianti il duce del candidato sindaco, vale per tutte queste cose. Vale per tutti, perché andare a recuperare che cosa cambia in quello che pensano vale per tutte le persone politicamente esposti o meno, immediaticamente esposti, mi verrebbe da dire. Cioè tutte quelle persone che si trovano nella luce della ribalta, e quello lo si sa per lavoro, lo facciamo anche noi di controllo su il background, sai già che diventerà di dominio pubblico. Una delle cose normali che fai prima di una carica pubblica, prima di concorrere a una, è andare a fare il controllo della persona, spesso sollecitato dalla persona stessa, per andare a vedere che non ci siano imbarazzi online di quel tipo, premesso che poi gli imbarazzi possono essere più o meno ovunque. Ed è giusto o sbagliato? Dipende da come la si vede. Però vale la pena di fermarsi un secondo e parlarne. Vale la pena di parlarne perché ovviamente Gali è una persona diversa di quello che era a 20 anni. Il mondo è diverso, la zona in cui si trova è diversa, le sollecitazioni sono diverse. Per la carità, la zona mentale, non la zona fisica, magari abita esattamente nello stesso posto, non lo so. Ma il discorso è differente. Differente quando tu vai a vedere il passato, i post passati sotto un punto di vista o fattuale, ok, o valoriale. Se lo recuperi fattuale non c'è niente di male, cioè se io vado e chiedo che fine hanno fatto 49 milioni di euro, o se io vado e chiedo perché una persona si è definita avvocato quando in realtà non lo era, o se vado e chiedo perché una persona ha dichiarato X e poi alla fine ha fatto diverso, si è dichiarato totalmente estraneo dai fatti, eccetera, e poi è stato condannato, eccetera, quello è la differenza tra fattuale e avverato. Vale anche, che ne so, l'orientamento di voto, ma perché ha fatto campagna su questa cosa, ha deciso questa cosa qui, ha detto che avrebbe votato in questo modo il disegno di legge, eccetera, e poi è cambiato. La domanda ci sta, l'analisi ci può anche stare. Diverso dal punto di vista valoriale. Il punto di vista valoriale è molto più problematico. Perché? Perché le persone cambiano, e cambiano tanto. Devo dire la verità, mi accorgo col passare dell'età che tante delle persone che ho intorno, mi piace dire io per primo, ma non è detto che sia vero, cambiano in meglio. E sono un sacco di persone cambiare in meglio, e soprattutto non sai che cosa è accaduto. Cioè, posso avercela a morte con i ciclisti da una vita, ma posso, per esigenza, che ne so, mi si rompe la macchina, girare 3 settimane in bicicletta e capire che rischiano la vita ogni volta che vanno in giro per Milano, e posso cambiare opinione. Posso, che ne so, essere a favore di bere e fare bagordi perché chi se ne frega, e poi fare un incidente, o qualcuno fa un incidente o è vittima di un incidente in cui l'altra persona beveva, e cambiare radicalmente la mia posizione in merito. Posso avercela con i trans e conoscere una persona eccezionale che è una persona in transizione o trans, e cambiare la mia opinione.
le opinioni cambiano abbastanza velocemente, legati principalmente al contesto di riferimento a cui io sono legato e ai gruppi sociali che io ad esempio frequento, le occasioni che ho di cambiare il mio sistema valoriale. E sono tante. Mano a mano che vado avanti, mano a mano che esco dalla mia bolla, sono sempre di più. E da quel punto di vista una cosa che poteva essere buffa o sciocca o che valutavo in realtà in maniera molto meno cattiva del mio passato può cambiare, anche abbastanza velocemente. E non c'è nessuno che ne è immune, nessuno. Sono abbastanza convinto che Gesù Cristo si mettesse le dita nel naso quando nessuno lo vedeva. E alla prova del tempo nessuno, soprattutto dei grandi, è mai uscito sostanzialmente pulito su tutto, dai tradimenti familiari a avercela con qualcuno, eccetera. Ora, dobbiamo decidere cosa vogliamo come zona di riferimento, cioè vogliamo l'eroe puro, senza macchie, senza paura, o vogliamo la persona umana che prova a fare le cose meglio, o vogliamo la persona che si sforza verso un obiettivo diverso e più alto. Non riuscendoci sempre, non è detto che lo sforzo significhi il risultato e non è detto che tante persone non usino questa cosa come leva per appropriarsi di le mode, eccetera, che le fanno rendere più fighe e andare avanti lo stesso. Sì, è un rischio che è possibile che dobbiamo calcolare. Bisogna vedere se ci va bene o non ci va bene. Vanno bene tutte e due le risposte, ma qualunque cosa noi facciamo, che ci vada bene o meno, c'è un unico singolo problema, dobbiamo applicarla ovviamente ad ambedue le fazioni, agli amici e ai nemici. Questo significa che l'analisi di che cosa vanno a dire i miei idoli è la prima cosa che faccio insieme poi a quella degli altri, o se non ho voglia di farlo sui miei idoli, non posso fare altro che cancellare il mio idolo nel momento in cui scopro che qualcun altro ha trovato qualcosa che non si adegua a quella immagine, che non è quello che accade. Siamo sempre disposti ad attaccare il nemico, siamo sempre disposti a perdonare l'eroe. Ed è questa, secondo me, l'idea di Riccardo. Poi magari no, poi ho detto, poi magari è invidioso dei capelli come lo sono io. Però di base è questa l'idea, cioè capire cosa vogliamo fare e come applicare questa cosa in ambedue. La mia idea di base è che ciascuno, cioè ogni anno che sopravvivo, a me stesso principalmente, sono una persona diversa. Alcuni anni migliori, alcuni anni peggiori. Se finisco l'anno sopravvivendo e sono diventato una persona lievemente migliore è un grande risultato. Ma come me tanti altri. E se non posso, se alle volte non riconosco il me di un anno fa, non posso chiedere la stessa cosa, non chiedere la stessa cosa agli altri. Quindi capiamo bene questa cosa del necroposting, vale per tutti o per nessuno. E prima di attaccare chi lo fa con una persona, stiamo bene attenti a non averlo mai fatto per nessun altro, non aver lanciato per il nostro avversario politico con le foto in determinati soggetti, eccetera. Perché sono abbastanza convinto che l'abbiamo fatto più volte di quanto l'abbiamo subito. Io per primo. Ancora una volta, un video in cui predico bene e razzolo male. Credo che l'immagine che vorrei lasciarvi di questa cosa è anche Gesù Cristo si metteva le dita nel naso. Credo che sia di questo video ci ricorderemo questo, usciranno i meme, lo so già. Vabbè, pazienza, cioè, ho detto cose peggiori probabilmente. Se non vi siete ancora iscritti, io sono Matteo Flora, faccio questi video di analisi spesso, tante volte alla settimana, quindi se non vi siete ancora iscritti questo è il momento giusto per iscrivervi al canale YouTube principalmente, mi fareste un favore, se mettete anche un like anche meglio. Per il resto qui sotto trovate tutti i miei contatti, qui trovate il gruppo WhatsApp e il gruppo Telegram. Grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.